Per fare foto e video la luce farà sempre la differenza. Ma la domanda è, su che luci conviene investire? E penso di aver trovato quella giusta. Questa è la Xeon B500, una luce da 500 watt che entra perfettamente nella serie pochi scape e figura, cioè spendi poco e hai tanto. Poco inteso che sulla stessa fascia, sullo stesso livello, è una luce che costa molto meno rispetto ai competitors. Ma parliamo ora di vantaggi. Sicuramente sono le dimensioni, in un corpo così piccolo hai tutto e non devi portarti via 1000 valigioni. Poi ha l'attacco Bowens, l'attacco più diffuso per le luci professionali. Quindi puoi usare ombrelli o accessori che hai già, oppure anche se investi su accessori nuovi, sai che potrai utilizzarli anche su altre luci, non solo su questa. E poi fortunatamente per me che faccio video YouTube abbiamo anche l'app, quindi posso controllarla da remoto. È tra le app più veloci che abbia mai provato, perché praticamente ora sono già in collegamento, entro e posso cambiare il dimmer, la temperatura e come puoi notare anche la latenza è abbastanza inesistente. Tra le altre opzioni puoi anche scegliere tra le varie, diciamo, configurazioni di luce e di temperatura che ti propone l'app. Per quanto riguarda la distanza, proviamola subito, quindi ok, qui sarò a quanti? Una decina di metri? La vedevo dalla cosa che cambiava ed ero praticamente fuori, quindi già a una trentina di metri mi sembrava anche bella rapida come cambiamento. Siccome generalmente le luci le tengo un po' in alto, questo ledino potrebbe sembrare un pochino scomodo, però appunto se filmo da solo cose di YouTube generalmente lo uso tramite app, appunto, che funziona benissimo. Capisci che si ricollega subito, cioè io ce l'avevo in tasca, si è già ricollegato. Incredibile questa cosa. Questa cosa mi piace un sacco, mi piacerebbe che funzionasse anche sulla Sony così, non che tipo se chiudi per sbaglio l'app o il telefono, tipo l'anteprima del video va in culo. Parlando ora di tasti, abbiamo qua sotto il tasto dell'ascensore. Parlando di tasti, qua sotto abbiamo il tasto dell'accensione e le due ghiere. Quella a sinistra è il dimmer e quella a destra ti permette di regolare la temperatura. Parlando al volo di com'è strutturato, hai questa parte per fissarlo, quindi per fissarlo allo stativo, e questa per regolare l'inclinazione, che se io adesso mollo. Ok, Teo, quindi questa luce è? Questa luce è bicolor, quindi hai dai 2700 Kelvin fino ai 6500. Aspetta, avevamo detto che spegniamo tutto. Questa luce è bicolor, quindi va dai 2700 Kelvin fino ai 6500. Ma quanto è? È al 6%, puoi vedere i 100? Vai. No, non è sostenibile una cosa del genere. 100! Sei matto. Luce! Parliamo del CRI, ovvero indice della resa cromatica. Le luci LED soprattutto, non tutte riescono a darti, come dire, una veridicità e una correttezza nei colori. Per questo il valore CRI è importante in una luce e di norma sopra il 90 sono comunque considerate di un'eccellente qualità. Qui siamo a un 95+, quindi in poche parole se devi filmare cose dove la resa cromatica e la veridicità dei colori è importante, è una luce che puoi utilizzare. Una cosa che ci stava preoccupando nel filmare del parlato era il fatto che l'evento, essendo diciamo nel corpo principale, se dobbiamo mettere la luce troppo vicino a un soggetto potrebbero diciamo sentirsi, però quanto si sente effettivamente, perché in questo momento come puoi vedere siamo abbastanza vicini ed è al massimo della potenza e questo è quello che senti. Un minuto di silenzio, intanto puoi vederti anche i decibel che rileva l'iPhone. Quindi sì, anche tenendola attaccata vicino siamo a 50, cioè io la sto sentendo però con un microfono direzionale o comunque con un microfono... 50! Casa silenziosa! Sì, non lo so. A me va bene, generalmente se devo usare una luce 500 watt a piena potenza o sto usando un softbox mega gigante così, oppure comunque la sto tenendo lontana, quindi per me personalmente, per come le uso le luci, non è troppo un problema, ecco. Però, insomma, tienilo in considerazione. Però parliamo anche di quanto costa effettivamente questa luce, che è? 750 euro. Sì, 750-760. E la cosa più vicina mi sembra che sia quella della Nanlite, che costa circa sugli 8,80.
quindi la più bassa in commercio adesso, finora, perché questa adesso è la più bassa, 500 watt. C'è un ma, ovvero non ha una borsa sua, quindi viene dentro la scatola di cartone con le sue protezioni. Io per risolvere questo problema ho preso questa a 30 euro su Amazon, cioè scusami, mettitela un attimo addosso, cioè capisci avere una 500 watt lì dentro cosa vuol dire? Cioè sei bellissimo, mamma mia, ma che mi fai? E ultima cosa, non ha un attacco per V-Lock oppure DC-in, quindi sì, hai solo la presa sua, non puoi usare powerbank o altri tipi di corrente, cioè puoi attaccarlo alla presa e basta. Loro hanno detto che se la sono studiata così come luce che ti tieni in studio, però io sinceramente per il prezzo e per la convenienza è una luce che mi porto via per qualsiasi progetto. Se dovessero fare una seconda versione con un attacco V-Lock, molto probabilmente la prenderei. E basta, fammi sapere cosa ne pensi, se ci sono dei pro e dei contro che non ho detto e che tu considereresti. E per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao!